Se esiste un'automobile che ha ridefinito il concetto stesso di limite nel motorsport, quella è la Lancia Delta S4. Nata con un unico scopo: dominare l'era più estrema, folle e affascinante della storia dei rally, il gruppo B. La S4 è stato il punto di non ritorno della meccanica e del design italiano da corsa. Il suo debutto mondiale al Rally Rack del 28 novembre 1985 in Gran Bretagna fu un vero trionfo. Si chiuse con una leggendaria doppietta sul podio. La S4 non era semplicemente veloce, era un prototipo spinto oltre ogni confine fisico allora conosciuto, un'auto tanto meravigliosa quanto spaventosa. Il segreto del suo successo era un'alchimia perfetta tra ciclistica e meccanica. Da un lato il telaio traliccio tubolare aperto, accoppiato a sospensioni a quadrilateri con doppio ammortizzatore posteriore. Dall'altro un motore da 1750 cm3, unico al mondo, grazie alla doppia sovralimentazione. Il compressore volumetrico Abarth Volumex R18 garantiva una spinta immediata già a 1500 giri, mentre sopra i 4500 giri entrava in azione il monumentale turbocompressore K27, scatenando tutta la potenza della vettura. Questa staffetta ingegneristica annullava completamente il turbo lag, erogando circa 500 cavalli e bruciando lo 0 a 100 in appena 2,5 secondi. Ma la ricerca esasperata delle prestazioni portò presto il gruppo B al suo tragico epilogo. Nel maggio del 1986, al Tour de Corse, un fatale incidente costò la vita all'equipaggio formato da Henri Toivonen e Sergio Cresto. Questo segnò la fine di quell'epopea. Dopo quella tragedia, la FIA decise di sopprimere la categoria, chiudendo per sempre una parentesi leggendaria. Nonostante una carriera sportiva brevissima, la S4 ha lasciato un'eredità indelebile. È stata il laboratorio tecnologico da cui è nata la trazione integrale di maggior successo della storia automobilistica, spianando la strada alla successiva e inarrestabile striscia di successi mondiali della Delta HF integrale. Il regolamento dell'epoca prevedeva che per ottenere l'omologazione sportiva i costruttori dovessero produrre e immatricolare almeno 200 vetture di serie destinate all'uso stradale. Della Delta da competizione, la S4 stradale conservava ben poco, se non il nome e la sagoma del parabrezza. Sotto una carrozzeria minimalista in fibra di carbonio e Kevlar si nascondeva un telaio traliccio tubolare e un'architettura ingegneristica senza precedenti, curata nei minimi dettagli dall'Abarth e dotata dello stesso schema a doppia sovralimentazione del modello da corsa, ma depotenziato a 250 cavalli. Di quegli esemplari stradali oggi ne sopravvivono pochissimi, veri e propri patrimoni da collezione, contesi all'asta per cifre da capogiro. Ed è proprio partendo dalle suggestioni, dalle proporzioni e dal mito di quell'esemplare leggendario che abbiamo deciso di dare vita al nostro nuovo progetto. Il nostro team sta lavorando al design e allo sviluppo di una nuova Delta S4 stradale. L'obiettivo è chiaro: evitare le tante reinterpretazioni poco convincenti che circolano sul web per realizzare un'opera pura, moderna e totalmente degna di questo nome storico. Sappiamo che non sarà semplice, ma ci stiamo dedicando anima e corpo. Se volete seguire da vicino la nascita di questa meraviglia, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Un saluto a tutti i nostri fan.